Bentornati a tutti nel mio canale. Allora, ripartiamo dopo una piccola fermata, ovviamente non voluta da me, un piccolo guasto tecnico, e ripartiamo con un video che è davvero carino. Allora, il video di oggi sarà come trasformare, come convertire, per meglio dire, dei semplici PNG, dei semplici JPEG, quindi stiamo parlando proprio di formato di fotografia, immagini che possiamo andare a reperire sul nostro motore di ricerca, quindi Google, e trasformarle, proprio convertirle in ICO. Cosa sono le ICO? Le ICO non sono altro che proprio le nostre icone che ci sono sul desktop o a prescindere sul nostro computer. Quindi possiamo andare a modificare, vi spiegherò come modificare le famose icone, soprattutto non con i programmi, si può fare anche con i programmi stessi, perché magari chi installa per esempio l'Office, il Word avrà la sua icona con la classica W e a noi sta bene quella, magari se noi installiamo anche il Filmora stesso che utilizziamo, magari ci sarà un'icona particolare, quella di Filmora già scelta, però noi a prescindere possiamo cambiare qualsiasi icona, però per sceglierne una noi, e questo va bene soprattutto ed è carino quando noi proprio abbiamo tante cartelle, quindi noi facciamo proprio il tasto classico, tasto destro, nuova cartella, e viene prende ad operare l'ottata, ci viene riconosciuta proprio la classica cartellina gialla. Se noi quella non sta bene oppure proprio la vogliamo differenziare da tutte le altre cartelle, perché magari è una cartella musica e vogliamo mettere magari una chitarra, una nota musicale, in video magari vogliamo mettere qualche chuck, qualche altra immaginetta, lo possiamo fare. Ovviamente ora, cambiando inquadratura, vi spiegherò perché è davvero semplice, il tutto ci aiuterà molto un sito online o anche più siti, perché il lavoro effettivamente lo fanno in maniera totalmente gratuita parecchi siti. Quindi cambiamo inquadratura e vediamo quanto è semplice. Ed eccoci qua. Allora, a noi non rimane soltanto che andare ad aprire praticamente il nostro browser di internet e andare per esempio su immagini e andare a scegliere l'immagine che noi vogliamo praticamente portare nella nostra cartella, nella nostra icona, per andarla a modificare. Quindi cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare nient'altro che andare a scegliere per esempio qualche cosa. Poc'anzi vi parlavo per esempio di musica, quindi possiamo anche andare a scegliere una nota musicale. Per esempio scrivo qua nota musicale, possiamo mettere anche PNG che sarebbe il formato, magari mettiamolo sempre, e magari andiamo a scegliere quello che a noi può piacere insomma di più. Possiamo andare a scegliere per esempio, vediamo, anche questa di qua, questa è davvero carina come nota musicale, un quadratino, facciamo tasto destro qua sopra l'immagine e facciamo salva direttamente, quindi salva immagine con nome. L'andiamo a salvare sempre sul nostro desktop, lasciamo pure così, possiamo lasciare così oppure la chiamiamo nota musicale e facciamo salva. Una volta che noi abbiamo nel nostro desktop appena scaricato la nota musicale, che sarebbe questa di qua, quindi cosa dobbiamo fare per andarla a inserire praticamente in una cartella? Quindi io facciamo finta che creo nuova cartella, questa è la nuova cartella, vedete l'icona qual è? È quella prende giallina proprio di una cartellina, quindi in questo caso a me non piace, voglio inserire questa qua dentro praticamente, quindi in questo caso cosa si deve fare? Per esempio questa cartellina io la posso già rinominare anche in musica, quindi creerò una cartella musica dove dentro vado a mettere tutte le mie canzoni, quindi i miei mp3 preferiti, così per come PNG qua dentro non la possiamo inserire, ma deve essere trasformata in ICO. Quindi in questo caso riapriamo praticamente il nostro bellissimo browser e basta che scriviamo qua convertire PNG ad ICO e diamo un bellissimo invio. Si apre questo bellissimo sito, il primo di tutto che è Convertio, che è veramente comodo, oppure possiamo andare anche su FreeConvert, Image2Go, insomma dove vogliamo. Convertio l'ho utilizzato ed è veramente buono. Clicchiamo prende sul primo e non dobbiamo fare altro che scegliere il file. Noi il file l'abbiamo messo sul nostro desktop, quindi qua come potete vedere c'è la nota musicale, faccio apri e già lui è pronto per trasferirla in ICO, quindi capite bene che da PNG la stiamo convertendo in ICO. In questo caso non rimane soltanto che cliccare su converti, lui il tempo che lavorerà farà il caricamento, la conversione, dopodiché già sarà pronta per andare a scaricare. Facciamo scarica e il file già ce lo ritroveremo qua sul desktop, questa di qua sotto. Come potete vedere diciamo è lo stesso nome, però c'è un trattino, quindi capite bene che è quella modificata, quindi in questo caso qua possiamo scrivere, per non confonderci, nota musicale ICO, perché è quella che dobbiamo andare a utilizzare. Nel caso vostro invece ve la potete trovare, se non avete modificato la cartellina di download, dentro la cartella download.
Quindi siamo pronti ora, possiamo andare a eliminare questa PNG perché non servirà più, siamo pronti ora per cambiare l'iconcina nostra, questa cartellina gialla la faremo diventare nota musicale. Come si fa? Non c'è nulla di più semplice, ci mettiamo sopra la cartellina, tasto destro del mouse, dobbiamo ovviamente, in questo caso Windows 11 ha bisogno di cliccare su mostra altre opzioni, invece voi magari subito, se avete il 10 o anche indietro, troverete subito questo menu. Dovete andare su proprietà, dobbiamo andare in questo caso su personalizza. Una volta che siamo su personalizza, qua sotto, questo può variare poco poco perché può essere magari nel 10 non vi trovate direttamente subito personalizza o ancora meglio nel 7. Direttamente magari ci sarà nella prima barra direttamente cambia icona, quindi noi a prescindere dobbiamo andare nella vocina dove c'è scritto cambia icona. Quindi in questo caso facciamo cambia icona e qui non dobbiamo andare a scegliere, possiamo anche andare a scegliere da una icona delle tante che comunque qua potete vedere che ne dà moltissime già Windows, quindi potete andare a scegliere quello che volete da qua da Windows, ma è proprio il bello che noi possiamo andare a scegliere qualche cosa di più originale. Quindi facciamo sfoglia direttamente, sul desktop andiamo a prendere la nostra iconcina, che lui già la rileva perché è in ico, facciamo apri e poi non rimane altro che fare soltanto ok, applica, di nuovo ok. Vedete benissimo che questa è l'iconcina della icona immagine, la possiamo andare a cestinare e già questa è diventata la nostra vera e propria cartella musica, quindi all'interno se ci clicco, qua dentro per esempio vado a mettere tutto quello che voglio a livello di musica, quindi capite bene che lui già ha creato per esempio l'iconcina con questa bellissima nota musicale, quindi con la cartella per esempio scritto musica. Se per esempio noi vogliamo andare a fare quello che vi dicevo poc'anzi, vogliamo andare a fare invece per esempio video, io vado a rinominare la cartellina per esempio video, stesso procedimento, magari ora lo faccio in maniera più veloce, apro di nuovo una pagina internet, in immagini vado a scegliere per esempio un chuck PNG, eccolo qua, possiamo andare a scegliere questa bellissima di Vectizi, quindi tasto destro salva immagine con nome, perfetto, ce la ritroveremo sempre sul nostro desktop, stesso procedimento, andiamo ad aprire sempre una pagina internet, quindi possiamo andare direttamente su Convertio, però potete scrivere sempre convertire, il sito è Convertio, png add ico, invio, Convertio il sito, ve lo potete memorizzare fra i preferiti, scegli file, dal desktop andiamo a prendere la cartellina Chuck, l'immagine più le cartelline Chuck, ad ico già inserito, mi raccomando vedete se effettivamente è messo ad ico. Clicchiamo su converti, aspettiamo per poi andare a fare il download. Il sito è davvero molto veloce, scarica e ha appena scaricato la nostra praticamente immaginetta del Chuck. Faccio taglia e incolla per mettermela sul desktop direttamente. Quindi questa è l'immaginetta, quella modificata, quindi quella di prima la possiamo andare a cestinare. Una volta che è stata scaricata l'immaginetta di questo Chuck, in questo caso direttamente stesso procedimento, tasto destro, mostra altre opzioni, proprietà, andiamo su personalizza, cambia icona. Vado a sfogliare, a prendere nel mio desktop la cartellina, scusate la cartellina, l'immagine del Chuck, faccio apri, ok, applica ed apri. Ecco qui, questa la possiamo eliminare. Abbiamo creato la nostra cartellina con l'immagine del Chuck dove noi possiamo mettere per esempio all'interno o tutti i nostri video che abbiamo fatto, magari video di viaggi o qualche film che abbiamo in qualsiasi formato, possiamo andare a mettere tutto quello che vogliamo. Ovviamente in PNG magari proprio sarà più bella ancora perché non si vedrà il classico contorno che può andare a creare un'altra invece cartellina, qualsiasi altra cosa, proprio si vede effetto trasparente. Quindi questo è quello che si può riuscire a fare con Convertio, ma ripeto, avete visto quanti siti ci sono che permettono di convertire i vostri formati in JPEG oppure meglio ancora PNG perché sono trasparenti, direttamente in ico e vi potete sbizzarrire, mi raccomando, a cambiare, a personalizzare tutti i tipi di icone che volete nel vostro desktop. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!